Un oggetto viene lanciato su per un piano inclinato di 23 gradi con velocità iniziale 6,9 metri secondo. Il blocco si ferma dopo 1,4 secondi. Calcola il coefficiente di attrito dinamico tra l'oggetto e il piano. Allora disegniamo quanto ci dice il problema. Abbiamo un piano inclinato sul quale viene lanciato un oggetto a una certa velocità. Quindi l'oggetto avrà una certa velocità lungo il piano inclinato e arriverà fino a un punto in cui l'oggetto si ferma. Allora, questo oggetto sarà sottoposto all'azione della forza di gravità nelle sue componenti, quindi questa è la forza di gravità e ci sarà una componente perpendicolare al piano e una componente orizzontale al piano. Ci sarà anche un attrito da tenere in considerazione. Se questa è la velocità, sappiamo che l'attrito dinamico ha verso opposto a quello dello spostamento, a quello della velocità del nostro oggetto. E ci sarà la componente parallela della forza peso. Questa è la componente perpendicolare della forza peso e questa è la forza peso. Conosciamo l'angolo di inclinazione alfa del piano inclinato che corrisponde a quest'angolo qui. Quindi questa è la forza, la componente parallela della forza peso. Prendiamo un sistema di riferimento che coincide nel momento in cui parte il nostro oggetto sul piano inclinato e andiamo a scrivere la relazione fra le forze. Sappiamo che la forza totale che agirà sull'oggetto sarà uguale alla componente della forza peso più la forza di attrito. La componente della forza peso è uguale a mg per il seno di alfa e più la forza di attrito sappiamo che è data dal coefficiente di attrito dinamico per la componente perpendicolare della forza peso. Quindi mg sen alfa più mu d per mg cos alfa. Sappiamo per la seconda legge della dinamica che possiamo scrivere la forza totale come massa per accelerazione, quindi l'accelerazione risultante, contraria allo spostamento dell'oggetto sul piano inclinato, sarà data da mg sen alfa più mu d mg cos alfa fratto m uguale, la massa si semplifica in tutti i termini, quindi rimane che l'accelerazione è uguale a g sen alfa più coefficiente di attrito dinamico per l'accelerazione di gravità per il coseno di alfa. Abbiamo un'altra informazione, sappiamo che dopo circa 1,4 secondi il nostro oggetto si ferma. Quindi se si ferma vuol dire che l'accelerazione a cui è sottoposto l'oggetto sul piano inclinato avrà annullato tutta la velocità. Noi sappiamo che la relazione fra accelerazione e velocità è data da l'accelerazione media è uguale alla variazione della velocità nel tempo. Quindi potremo dire che
se dopo un intervallo di tempo definito di 1,4 secondi la velocità si annulla, vuol dire che l'accelerazione che sta agendo, la nostra accelerazione media, quella che abbiamo definita qui sopra, per l'intervallo di tempo sarà uguale alla nostra velocità iniziale, la velocità con cui l'oggetto è stato spinto sul piano inclinato. Avrà stesso modulo, ma ovviamente verso opposto, perché l'accelerazione è un'accelerazione opposta alla velocità. Quindi, quando passato il tempo t, questa accelerazione mi genera una velocità tale per cui la somma delle due velocità si annulla, quella iniziale e quella prodotta dall'accelerazione sviluppata sul piano inclinato. Andiamo a sostituire queste informazioni all'interno del nostro problema. Questa accelerazione media o accelerazione la possiamo scrivere come v fratto t, considerando come v la velocità il modulo della velocità dell'oggetto lanciato sul piano inclinato e t l'intervallo di tempo in cui l'oggetto si ferma. Quindi potremo scrivere al posto di A v fratto t uguale g sen alfa più mu d g cos alfa. Quindi in questa equazione l'unico termine che non conosciamo è mu d, quindi il coefficiente di attrito dinamico lo possiamo scrivere come v su t meno g sen alfa, il tutto moltiplicato per 1 fratto g cos alfa. Andiamo a sostituire i valori che conosciamo e che ci dà il problema. La velocità possiamo prendere quella del blocco della velocità del blocco quando è lanciato sul piano inclinato, quindi 6,9 diviso il tempo che ci mette questo blocco per fermarsi, 1,4 meno 9,8 che è l'accelerazione di gravità per il seno di l'angolo alfa è di 23 gradi per 1 fratto 9,8 per il coseno di 23 gradi uguale a 4,93 meno 3,83 per 1 fratto 9,02 uguale a 1,1 per 0,11 uguale 0,12. Il coefficiente di attrito dinamico è 0,12. Ricordiamo che il coefficiente di attrito dinamico è un numero senza dimensione. Ricordiamo che il coefficiente di attrito dinamico è un numero puro, quindi senza unità di misura.